Mi piace immaginare Sophie Brahe bambina, accanto a suo fratello Tico, ogni sera con gli occhi rivolti verso lo stesso cielo, una stella, la luna, una costellazione, una domanda dopo l'altra. È da lì che comincia tutta la sua storia. Sophie Brahe nasce nel 1556 nel castello di Knudstrup, nell'attuale Svezia, allora parte del regno di Danimarca. Lei e Tico crescono insieme, condividono la curiosità e il piacere di osservare il cielo e quel gioco li accompagna per tutta la vita. In questo ritratto c'è lei, ma anche un cane. Guardate come la osserva. Tiene il muso rivolto verso di lei. Sembra aspettare una carezza, una parola, ma Sophie ha già lo sguardo e il pensiero rivolto molto più in alto, verso il sole, verso la luna, verso le stelle e un orizzonte molto profondo. Passano gli anni, compare un'altra Sophie. Qui mi colpiscono i cerchi, la grande gorgiera, il medaglione, gli anelli, le perle. Ogni dettaglio disegna una forma rotonda, quasi una piccola costellazione. È come se il cielo fosse entrato perfino nel suo modo di vestirsi. E quel gioco di guardare il cielo cresce insieme a loro. Compare uno strumento gigantesco, sembra una scultura. Serve a misurare il cielo. Entriamo. Questo è Uraniborg, l'osservatorio costruito da Tycho Brahe. Qui c'è chi osserva, chi scrive, chi misura. Ogni stanza racconta la stessa curiosità, capire il cielo. E qui arriva il dettaglio che preferisco. Sotto l'osservatorio c'è un laboratorio di alchimia, astronomia sopra, alchimia sotto. Per Sophie appartengono alla stessa ricerca. Secoli dopo, Ansel Kiefer la immagina così. La prima cosa che vedo è quella grande pietra che Sophie solleva, una pietra enorme, quasi una pietra filosofale. Dietro di lei compare un grande disco dorato. Potrebbe essere il sole, e in quel momento tutto si ricompone. La bambina che guardava il cielo insieme a suo fratello adesso tiene il sole tra le mani, come se il cielo fosse diventato materia, come se tutta una vita passata fra astronomia e alchimia si fosse raccolta in un'unica immagine. Poi arrivano quei piccoli frammenti d'oro, sembrano minuscole stelle, piccoli punti di luce, e mi riportano all'inizio. A un fratello e una sorella che giocano insieme, a una notte limpida, a un cielo pieno di domande. Ed è questa la Sophie Brahe che porto con me, una bambina curiosa, una sorella, un'astronoma, un'alchimista, una donna che ha seguito la stessa domanda per tutta la vita.